Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi vi parlo del mio primo acquisto importante che ho fatto per il mio laboratorio. Ho deciso di acquistare una troncatrice e molti diranno perché hai scelto la troncatrice, perché non hai preso un banco sega. Essenzialmente la scelta della troncatrice è stata dettata dalle mie esigenze personali. Avevo la necessità di fare tanti tagli a troncare la soluzione della troncatrice per me è stata quella ottimale. Poi con calma successivamente sceglierò il banco sega che si adatterà meglio alle mie esigenze. Per ora quello che mi serviva era una buona troncatrice. Alla fine ho scelto il modello della Metabo KGS 216M con una profondità di taglio di 305 mm x 65 mm, con una potenza di 5000 giri al minuto per un peso complessivo di 13,5 kg per una potenza di motore di 1500 watt. Ho scelto un motore di una potenza intermedia perché poi dopo, avendo una utenza domestica, ho dovuto prendere in considerazione che vicino alla troncatrice comunque ci attacco l'aspiratore ed avendo una potenza domestica di 3 kWh, bisogna prendere in considerazione anche queste variabili. Bene, apriamo la confezione. Due guide laterali in alluminio con il blocco per tagli ripetuti e una protezione in plastica per proteggere il bordo, la maniglia per il trasporto, il sacchetto raccogli trucioli, il morsetto blocca pezzi che si vede che è abbastanza oleato, anch'esso in alluminio con le manopoline in plastica. E adesso estraiamo la macchina. Allora, iniziamo dal manuale. Il manuale è redatto in 16 lingue, tra cui compreso l'italiano. Nelle pagine successive ci sono delle immagini che spiegano le principali funzioni della macchina, come regolarla, come montare i bracci laterali. La cosa più interessante che si può notare è che la macchina è predisposta fino a un'inclinazione di 47 gradi sul suo lato destro, quindi tenendo la macchina di fronte a noi sulla nostra sinistra. Come regolare l'incisore laser nel caso in cui non è perfettamente a squadro con il taglio a 90 gradi. Nelle pagine successive ci sono le caratteristiche tecniche della macchina. Visto questo, passiamo adesso a sistemare la macchina. Innanzitutto la sblocchiamo, che è ancora bloccata, e per poterla sbloccare dobbiamo innanzitutto svitare il pomello nero, schiacciare la leva rossa e regolare. Una volta che siamo giunti sullo zero, si muove anche a scatti. Blocchiamo il verticale, togliamo la carta e vediamo. Questo adesso praticamente è sul binario scorrevole. Adesso blocchiamo il binario scorrevole. Allora, come possiamo notare, qua c'è un raccoglitore di trucioli in gomma. Questo è l'attacco per l'aspiratore. Abbiamo il regolatore di profondità del taglio, la guida laterale che è regolabile anche in estensione. Questo è l'alloggiamento per il chiavino esagonale e praticamente queste sono le guide laterali che andremo a fissare. Una vita di serraggio che va rimossa per poter inserire la guida laterale.
sul fondo della macchina sono presenti anche 4 gommini in gomma che ne attutiscono le vibrazioni. Questi sono i pomelli che regolano la fuoriuscita delle ali laterali. Allora, come possiamo vedere, anche estraendo la guida naturale la sua massima estensione, che ha un blocco, andiamo a stringere e a serrare e andiamo a misurare. Comunque possiamo notare che una volta serrato la guida laterale nella sua massima estensione è abbastanza rigida e comunque mantiene un'angolazione a 90 gradi. Quello che si può notare, anche la lama è settata a 90 gradi. Bene, adesso testiamo, vediamo se la macchina taglia dritto. Adesso facciamo praticamente, vediamo di squadrare questa tavola. Verificheremo innanzitutto il puntamento del laser, se va a coprire la linea nera. Facciamo la prova, adesso vediamo se il laser va a marcare la linea nera. La tavola combacia con la guida laterale e il laser combacia con la linea nera e la tavola è leggermente imbarcata. Per vedere l'effetto del LED accendiamo anche il LED. Ecco, facciamo una prova. Presente qualche strappo, il taglio sembrerebbe netto. Verifichiamo la correttezza del taglio. Come abbiamo visto, il taglio è perfetto. Siamo giunti alla conclusione del video. Queste sono le mie considerazioni finali. Dopo aver fatto le verifiche di rito, ho constatato la macchina che mi è arrivata è completamente settata. Il corpo macchina è tutto in alluminio presso fuso. Le uniche parti in plastica presenti sono le varie manopole che servono per il serraggio delle parti mobili presenti sulla macchina stessa. Plastica dura anche la maniglia, presenta la doppia pulsantiera per l'attivazione del motore. Sono presenti sempre sulla maniglia il pulsante per l'attivazione della riga laser e il pulsante per l'attivazione dei LED che illuminano il piano di lavoro. Per quanto riguarda il disco è da 216 per 40 tenni e per 7000 giri. Il cavo è lungo 2 metri. L'unica cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso è il sistema di aspirazione, non è molto efficiente. Sufficiente realizzare un box intorno alla macchina e al suo interno realizzare un discreto sistema di aspirazione. Siamo giunti quindi ai saluti finali. Spero che il video ti sia piaciuto o perlomeno ti sia stato utile. Un bel like è cosa gradita. Se ti fa piacere, condividi il video con i tuoi contatti. Se non ti sei iscritto, ti invito a farlo e a spuntare la campanella per restare sempre aggiornato. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!